Il libro di cui parleremo oggi si chiama Business Adventures ed è una raccolta di 12 saggi che esplorano storie significative e affascinanti dal mondo del business americano negli anni 50 e 60. Il suo autore John Brooks offre un'analisi approfondita di vari episodi aziendali, mettendo in luce come alcune decisioni delle aziende abbiano avuto ripercussioni di vasta portata. Ecco un riassunto dettagliato dei capitoli e degli esempi specifici citati dall'autore. Capitolo 1. The Fluctuation. La crisi del mercato azionario del 1962. Brooks esamina il crollo del mercato azionario nel 1962, analizzando le cause e le conseguenze della crisi, descrivendo le reazioni dei dirigenti e degli investitori di fronte alla rapida perdita di valore. La crisi mette in luce l'instabilità del mercato e l'importanza della fiducia degli investitori. Esempio, la US Steel durante la crisi del mercato azionario del 1962. Nel maggio del 1962, il mercato azionario statunitense subì un drastico calo, con l'indice Dow Jones che perse oltre il 6% in un solo giorno, il peggior ribasso dalla Grande Depressione. Questo evento causò panico tra gli investitori e sollevò preoccupazioni sulla stabilità economica. US Steel, una delle principali aziende siderurgiche degli Stati Uniti, si trovò al centro della tempesta finanziaria. Prima del crollo, le azioni di US Steel erano viste come un investimento sicuro e stabile. Tuttavia, durante la crisi, le azioni dell'azienda persero rapidamente valore, riflettendo la vulnerabilità anche delle aziende più grandi e rispettate. Brooks descrive in dettaglio come i dirigenti di US Steel reagirono alla crisi. Il presidente della compagnia, Roger Blaug, tentò di mantenere la calma tra gli investitori e i dipendenti, ma le pressioni erano enormi. Durante una conferenza stampa, Blaug cercò di rassicurare il pubblico sulla solidità della compagnia, ma le sue parole ebbero un impatto limitato. L'incertezza e il panico continuarono a dominare. Lezioni. Apprese? Brooks usa l'esempio di US Steel per illustrare diverse lezioni sulla natura dei mercati finanziari e la psicologia degli investitori. Fragilità della fiducia. Anche le aziende considerate sicure possono essere vulnerabili a crisi di fiducia. Quando gli investitori perdono fiducia, le reazioni possono essere rapide e severe. Importanza della comunicazione. La capacità di comunicare efficacemente durante una crisi è cruciale. Blaug cercò di rassicurare il mercato, ma la mancanza di una strategia di comunicazione più ampia limitò l'efficacia delle sue azioni. Resilienza del mercato. Nonostante il crollo, il mercato azionario alla fine si riprese, dimostrando la resilienza dei mercati finanziari. Tuttavia, le aziende e gli investitori impararono a essere più cauti e preparati per future fluttuazioni. L'esperienza di US Steel durante il crollo del 1962 serve come un potente esempio delle dinamiche dei mercati finanziari e delle sfide che le aziende devono affrontare in tempi di crisi. La descrizione di Brooks offre un'analisi dettagliata di come una singola azienda possa diventare un microcosmo delle forze più ampie che influenzano l'economia globale. Capitolo 2. The Fate of the Edsel. Il capitolo racconta la storia del lancio e del fallimento della Ford Edsel, un'automobile progettata per rivoluzionare il mercato, ma che si rivelò un disastro commerciale. Nel 1957, la Ford Motor Company decise di lanciare una nuova linea di automobili chiamata Edsel, progettata per colmare il divario tra i modelli Ford e quelli di fascia alta della Lincoln e Mercury. L'azienda investì ingenti risorse nello sviluppo del progetto Edsel, credendo fermamente che avrebbe colmato una nicchia di mercato. Marketing e lancio. La Ford avviò una campagna di marketing massiccia e costosa per promuovere l'Edsel.
Utilizzarono strategie innovative, inclusi teaser pubblicitari, che suscitavano curiosità senza rivelare l'auto. La suspense generata creò grandi aspettative tra i consumatori. Brooks descrive come il marketing fu così intenso che l'Edsel divenne uno degli annunci più attesi del suo tempo. Aspetti tecnici e design. L'Edsel era dotata di caratteristiche tecniche avanzate per l'epoca, come la trasmissione automatica con pulsanti sul volante e un motore potente. Tuttavia, presentava anche difetti di design che la resero impopolare. Il frontale, con una griglia a forma di collana di cavallo, fu particolarmente criticato e non piacque ai consumatori. Brooks sottolinea come queste scelte di design non rispecchiassero i gusti del pubblico. Problemi di produzione. La qualità di costruzione dell'Edsel fu compromessa da problemi nella produzione. Le automobili erano spesso assemblate con difetti e molte unità avevano problemi meccanici subito dopo l'acquisto. Brooks narra episodi in cui le automobili furono consegnate ai concessionari con parti mancanti o malfunzionanti, generando frustrazione tra i rivenditori e i clienti. Risposta del mercato. Quando l'Edsel fu finalmente lanciata, le vendite furono deludenti. Le aspettative erano alte, ma i consumatori rimasero delusi dalla qualità e dal design del prodotto. Brooks descrive come le vendite crollarono rapidamente e la Ford si trovò con un'enorme quantità di automobili invendute. Nonostante i tentativi di rilanciare il marchio, l'Edsel divenne sinonimo di fallimento commerciale. Lezioni apprese. Brooks usa il caso dell'Edsel per illustrare diverse lezioni chiave. Disconnessione tra azienda e mercato. Una delle principali ragioni del fallimento dell'Edsel fu la disconnessione tra ciò che la Ford pensava che i consumatori volessero e ciò che effettivamente desideravano. Questo errore di valutazione fu costoso. Importanza della qualità. Anche un prodotto ben pubblicizzato fallirà se la qualità non è all'altezza delle aspettative. I problemi di produzione e la scarsa affidabilità danneggiarono irreparabilmente la reputazione dell'Edsel. Pericoli delle alte aspettative. La campagna di marketing creò aspettative che il prodotto non poteva soddisfare. Le aziende devono essere caute nel bilanciare la promozione con la realtà del prodotto. Il fallimento della Ford Edsel rimane uno degli esempi più emblematici di un disastro commerciale nella storia americana. La descrizione di Brooks delinea chiaramente come una combinazione di errori di marketing, problemi di design e difetti di produzione possa portare a un fallimento catastrofico. L'esperienza dell'Edsel offre preziose lezioni su quanto sia cruciale per le aziende comprendere profondamente le esigenze e le aspettative dei consumatori, nonché garantire la qualità del prodotto. Capitolo 3. The Federal Income Tax. In questo capitolo, Brooks esplora le complessità del sistema fiscale americano attraverso l'analisi delle dichiarazioni dei redditi di persone ricche e delle strategie utilizzate per minimizzare le imposte. Brooks utilizza esempi concreti per illustrare come le imposte sul reddito influiscano sulle persone e sulle aziende. Uno degli esempi dettagliati citati riguarda le dichiarazioni dei redditi di un individuo molto ricco e le strategie utilizzate per minimizzare l'imposta sul reddito. Esempio, le strategie fiscali di un individuo benestante. Brooks introduce il caso di Henry B. DuPont, un membro della ricca famiglia DuPont, per evidenziare le complessità e le opportunità del sistema fiscale federale. DuPont, come molti individui molto ricchi, dispone di numerose risorse e consulenti per gestire le proprie imposte in modo efficiente. Nel 1955, DuPont dichiarò un reddito imponibile di circa 1,4 milioni, una cifra considerevole per l'epoca. Tuttavia, grazie a varie deduzioni, esenzioni e crediti fiscali, la sua imposta effettiva risultò essere sorprendentemente bassa. Brooks descrive diverse strategie che DuPont e i suoi consulenti utilizzarono per ridurre l'onere fiscale.
1. Deductions, deduzioni. Donazioni caritatevoli. DuPont effettuava generose donazioni a organizzazioni caritatevoli, le quali erano deducibili dal reddito imponibile. Questo non solo riduceva le tasse, ma migliorava anche la sua immagine pubblica. Interessi sui mutui. Gli interessi pagati sui mutui per le sue proprietà erano deducibili. DuPont sfruttava questa deduzione avendo ipoteche anche su immobili di lusso. 2. Tax shelters, scudi fiscali. Investimenti in progetti con incentivi. Fiscali. DuPont investiva in progetti che offrivano benefici fiscali come film o piantagioni di alberi che permettevano di dedurre una parte significativa dell'investimento. 3. Capital gains, guadagni in capitale. Trattamento preferenziale dei guadagni in capitale. I guadagni da investimenti a lungo termine erano tassati a un tasso inferiore rispetto al reddito ordinario. DuPont massimizzava l'uso di guadagni in capitale per ridurre l'imposta complessiva. 4. Trusts e fondazioni. Trusts familiari. Creava trust per trasferire parte della sua ricchezza ai membri della famiglia, riducendo così la base imponibile del proprio reddito. Fondazioni di famiglia. Stabiliva fondazioni che, oltre a contribuire a cause benefiche, servivano anche come strumenti fiscali per ridurre il reddito imponibile. Lezioni apprese. Brooks usa questo esempio per illustrare alcune lezioni chiave sul sistema fiscale. Equità e complessità. Il caso di DuPont mette in evidenza come il sistema fiscale, pur essendo progettato per essere progressivo, possa offrire numerose opportunità per i benestanti di ridurre significativamente il proprio onere fiscale attraverso strategie legali. Influenza delle politiche fiscali. Le politiche fiscali influenzano fortemente il comportamento degli individui e delle aziende. Gli incentivi fiscali possono orientare gli investimenti e le donazioni. Accesso alle risorse. La capacità di sfruttare appieno le deduzioni e i crediti fiscali spesso dipende dall'accesso a consulenti esperti e risorse che non sono disponibili per il contribuente medio. L'esempio di Henry B. DuPont nel capitolo The Federal Income Tax offre una chiara illustrazione di come i ricchi possano utilizzare il sistema fiscale a loro vantaggio. Brooks evidenzia le disparità e le complessità del sistema, suggerendo che, sebbene le leggi fiscali siano tecnicamente uguali per tutti, nella pratica favoriscono coloro che possono permettersi di sfruttarle al meglio. Capitolo 4. A Reasonable Amount of Time. La causa antitrust contro IBM. Brooks esamina il lungo caso antitrust contro IBM, iniziato nel 1969. Descrive le tattiche legali adottate da IBM per difendersi dalle accuse di monopolio e come il processo influenzò l'azienda e l'intera industria tecnologica. L'autore evidenzia le complessità legali e le strategie aziendali in un caso che durò per molti anni. La difesa di IBM. Brooks descrive in dettaglio la strategia difensiva di IBM, che si concentrò su diversi aspetti. Documentazione voluminosa. IBM produsse una quantità enorme di documenti, sperando di seppellire i procuratori sotto una montagna di informazioni e rallentare il processo. Questo includeva milioni di pagine di memorie interne, rapporti e comunicazioni. Divisione delle aree di competenza. IBM cercò di frammentare il mercato in sottomercati, sostenendo che non deteneva un monopolio su ciascuno di essi. Ad esempio, sostennero che il mercato dei mainframe era diverso da quello dei minicomputer e dei software. Innovazione e servizio al cliente. IBM puntò sulla sua storia di innovazione e sul servizio ai clienti come giustificazioni per la sua posizione dominante. Argomentarono che i clienti sceglievano IBM non per mancanza di alternative, ma per la qualità dei loro prodotti e servizi. L'esempio del System 360. Uno degli esempi chiave citati da Brooks è il lancio del System 360, una famiglia di mainframe introdotta da IBM nel 1964.
Questo sistema rivoluzionò il mercato dei computer grazie alla sua architettura modulare, che permetteva ai clienti di aggiornare e espandere i loro sistemi senza dover sostituire interamente l'hardware. IBM sostenne che l'innovazione del System 360 fosse una prova della loro leadership tecnologica, piuttosto che del loro comportamento monopolistico. Impatto e conclusioni. Il processo durò per più di un decennio, con enormi costi legali e una notevole attenzione pubblica. Nel 1982 il governo decise di ritirare la causa, in parte perché il mercato dei computer era cambiato significativamente con l'ingresso di nuovi concorrenti e l'evoluzione tecnologica. Lezioni apprese. Brooks usa questo esempio per evidenziare diverse lezioni. Durata delle cause. Antitrust. Le cause antitrust possono durare molti anni, durante i quali il mercato e le tecnologie possono cambiare drasticamente. Strategie legali complesse. Le aziende possono usare una varietà di tattiche legali per difendersi, inclusa la produzione di grandi quantità di documentazione e la frammentazione del mercato. Innovazione come difesa. Le innovazioni tecnologiche possono essere usate come difesa contro le accuse di comportamento monopolistico, mostrando che la posizione dominante deriva da prodotti superiori piuttosto che da pratiche scorrette. In sintesi, Brooks descrive in dettaglio il caso antitrust contro IBM, mostrando come la combinazione di strategie legali, innovazione tecnologica e cambiamenti di mercato possa influenzare l'esito di una delle più lunghe e complesse cause antitrust nella storia degli Stati Uniti. Capitolo Conque. Il successo di Xerox. Brooks racconta la storia del successo di Xerox, azienda che rivoluzionò il mondo della copiatura con il lancio della prima fotocopiatrice commerciale. L'autore descrive come il team di Xerox superò numerose sfide tecniche e di mercato, trasformando un'idea innovativa in un successo commerciale duraturo. Uno degli esempi più dettagliati citati dall'autore riguarda lo sviluppo e il lancio della prima fotocopiatrice commerciale di Xerox, la Xerox 914. La storia della Xerox 914. Negli anni 50, la copiatura dei documenti era un processo laborioso e costoso, spesso affidato a metodi come il mimeografo o la carta carbone. La svolta arrivò con Chester Carlson, l'inventore del processo di xerografia. Dopo anni di lavoro e molti rifiuti da parte di altre aziende, Carlson riuscì a interessare Haloid Company, una piccola azienda produttrice di carta fotografica, che più tardi diventò Xerox Corporation. Sviluppo della Xerox 914. La Xerox 914, introdotta nel 1959, fu la prima fotocopiatrice automatica commerciale. Il numero 914 si riferisce alla capacità della macchina di copiare documenti di dimensioni fino a 9 pollici per 14 pollici. Questo dispositivo rappresentò un'enorme innovazione tecnologica, permettendo la copiatura di documenti in modo semplice, rapido ed economico. Lancio sul mercato e successo. Brooks descrive come il team di Xerox superò numerose sfide tecniche durante lo sviluppo della 914. Una delle principali preoccupazioni era l'affidabilità della macchina, dato che poteva surriscaldarsi e prendere fuoco. Per affrontare questo problema, Xerox decise di includere un estintore con ogni macchina venduta, dimostrando l'impegno dell'azienda per la sicurezza e la soddisfazione del cliente. L'approccio di Xerox alla vendita della 914 fu altrettanto innovativo. Invece di vendere le macchine a un costo elevato, l'azienda optò per un modello di leasing, che permetteva alle aziende di pagare una tariffa mensile e un costo per copia. Questo rese la tecnologia accessibile a molte più aziende e favorì una rapida diffusione della macchina. Impatto sul business e l'industria. La Xerox 914 ebbe un impatto straordinario sul business e sulla società. Le vendite superarono rapidamente le aspettative e Xerox divenne una delle aziende a più rapida crescita negli Stati Uniti. Il successo della 914 non solo trasformò Xerox in un colosso industriale, ma cambiò anche il modo in cui le aziende e gli uffici
gestivano i documenti, migliorando significativamente l'efficienza operativa. Lezioni. Apprese. L'esempio della Xerox 914 evidenzia diverse lezioni chiave. Innovazione e perseveranza. Il percorso dalla scoperta della xerografia al successo commerciale della Xerox 914 fu lungo e difficile, ma la perseveranza di Chester Carson e del team di Xerox alla fine fu premiata. Modelli di business creativi. Il modello di Leasing adottato da Xerox dimostrò che innovare nei modelli di business può essere cruciale quanto innovare nei prodotti. Gestione dei rischi. L'inclusione di un estintore con ogni macchina mostra come affrontare proattivamente i problemi di sicurezza possa contribuire a costruire fiducia con i clienti. La storia della Xerox 914, come descritta da Brooks, non solo racconta il successo di un prodotto rivoluzionario, ma offre anche una panoramica sulle strategie aziendali che possono portare all'innovazione e alla leadership di mercato. La vicenda di Xerox è un esempio eloquente di come la tecnologia e l'ingegnosità possano trasformare un'intera industria. Capitolo 6. Making the Customers Whole. Il capitolo esamina il crollo di una grande società di intermediazione di Wall Street e l'impatto sui clienti. Descrive in dettaglio gli sforzi per risarcire i clienti colpiti, mettendo in luce l'importanza della fiducia nel sistema finanziario e le difficoltà nel ripristinarla dopo un fallimento. Esempio: il crollo di Goodbody & Co. Negli anni 60 Goodbody & Co. era una delle più grandi e rispettate società di intermediazione a Wall Street. Tuttavia, l'azienda si trovò in gravi difficoltà finanziarie a causa di una combinazione di cattiva gestione, eccessiva espansione e condizioni di mercato avverse. Il crollo. Il crollo di Goodbody & Co. avvenne improvvisamente, lasciando molti dei suoi clienti in una situazione precaria. Quando la notizia del collasso finanziario della società divenne pubblica, si scatenò il panico tra gli investitori che avevano affidato i loro risparmi alla società. La situazione era critica. I clienti non erano sicuri se avrebbero mai recuperato i loro investimenti. Intervento della Borsa di New York. NMSAE. Per evitare una perdita di fiducia più ampia nel sistema finanziario, la Borsa di New York intervenne per stabilizzare la situazione. La NYSE decise di prendere misure straordinarie per rendere interi, make whole, i clienti di Goodbody & Co., ovvero risarcirli delle perdite subite a causa del fallimento della società di intermediazione. Sforzi per risarcire i clienti. L'ANSE organizzò un consorzio di altre società di intermediazione per raccogliere fondi necessari a coprire le perdite dei clienti di Goodbody & Co. Questo sforzo non fu semplice né immediato. Brooks descrive in dettaglio le difficoltà logistiche e legali affrontate nel processo di risarcimento, inclusa la valutazione delle perdite e la distribuzione dei fondi ai clienti. Lezioni apprese. Brooks usa l'esempio di Goodbody & Co. per illustrare diverse lezioni importanti. Importanza della fiducia. La fiducia degli investitori è fondamentale per il funzionamento dei mercati finanziari. Il crollo di una grande società di intermediazione può avere ripercussioni significative sulla fiducia generale nel sistema. Responsabilità della NYSE. L'intervento della NYSE dimostra la responsabilità delle istituzioni finanziarie nel mantenere la stabilità del mercato. La decisione di risarcire i clienti di Goodbody & Co. era volta a proteggere la reputazione e la stabilità del sistema finanziario. Gestione del rischio. La vicenda sottolinea l'importanza della gestione del rischio e della supervisione finanziaria. Le cattive pratiche di gestione e l'espansione imprudente di Goodbody & Co. servirono da monito per altre società di intermediazione. L'esperienza di Goodbody & Co. evidenzia le sfide e le complessità associate alla gestione di una crisi finanziaria. Brooks offre un'analisi dettagliata di come la Borsa di New York lavorò per risarcire i clienti danneggiati, dimostrando l'importanza della fiducia e della stabilità nel sistema finanziario. Questo esempio
serve come lezione sull'importanza della prudenza nella gestione aziendale e della responsabilità delle istituzioni nel proteggere gli investitori. Capitolo 7. The Last Great Corner. Il settimo capitolo di Business Adventures di John Brooks racconta il tentativo di Lawrence Wien di prendere il controllo del mercato delle azioni della Hudson and Manhattan Railroad negli anni 50. Questo episodio rappresenta uno degli ultimi grandi tentativi di cornering del mercato, una pratica in cui un investitore cerca di acquisire una quantità sufficiente di un titolo per poter controllare il prezzo. Esempio: Lawrence Wien e la Hudson and Manhattan Railroad. Negli anni 50, la Hudson and Manhattan Railroad era una compagnia ferroviaria che operava treni tra Manhattan e il New Jersey. Le sue azioni erano considerate sottovalutate e Lawrence Wien, un investitore immobiliare di successo, vide un'opportunità per acquisire una posizione dominante nelle azioni della compagnia. Il tentativo di cornering. Wien iniziò ad acquistare massicciamente azioni della Hudson and Manhattan Railroad, cercando di ottenere una posizione di controllo. La sua strategia era semplice: accumulare abbastanza azioni per poter influenzare le decisioni aziendali e potenzialmente vendere le sue azioni a un prezzo molto più alto. Sfide e reazioni. Tuttavia, il tentativo di Wien non fu semplice. Altri investitori e il management della Hudson and Manhattan Railroad resistettero ai suoi sforzi. La compagnia iniziò a comprare le proprie azioni per contrastare l'accumulo di Wien e altri investitori cominciarono a fare lo stesso, portando a un aumento dei prezzi delle azioni. Brooks descrive come le tensioni aumentarono quando divenne chiaro che Wien stava tentando di manipolare il mercato. La Securities and Exchange Commission, SEC, intervenne, monitorando da vicino le attività di Wien e degli altri partecipanti al mercato per prevenire pratiche di mercato scorrette. L'esito: il tentativo di cornering di Wien non ebbe successo. Le azioni della Hudson and Manhattan Railroad continuarono a salire, ma Wien non riuscì a ottenere il controllo che desiderava. Alla fine fu costretto a vendere le sue azioni, spesso a prezzi inferiori a quelli che aveva sperato di ottenere. Lezioni apprese. Brooks usa l'esempio di Wien per illustrare alcune lezioni importanti sul mercato azionario e la regolamentazione. Rischi del cornering. Anche investitori esperti possono fallire nei tentativi di manipolare il mercato. Il cornering è rischioso e può portare a gravi perdite finanziarie. Regolamentazione del mercato. L'intervento della SEC dimostra l'importanza della regolamentazione per mantenere l'equità e la trasparenza nei mercati finanziari. La vigilanza della SEC aiutò a prevenire pratiche scorrette e a proteggere gli investitori. Dinamiche di mercato. L'episodio mette in luce come le dinamiche di mercato possano essere complesse e imprevedibili. Anche strategie apparentemente solide possono fallire a causa di fattori esterni e reazioni impreviste degli altri partecipanti al mercato. La storia di Lawrence Wien e il suo tentativo di cornering della Hudson and Manhattan Railroad fornisce un affascinante sguardo sulle pratiche di mercato e sulle sfide dell'investimento strategico. Brooks illustra come le ambizioni e le tattiche di un singolo investitore possano influenzare l'intero mercato e come le regole e la regolamentazione siano cruciali per mantenere l'integrità dei mercati finanziari. Capitolo 8. A Second Sort of Life. Il capitolo 8 esplora le esperienze di vita lavorativa di un dipendente di General Electric, GE, mettendo in luce le trasformazioni aziendali e le loro implicazioni per i lavoratori. Brooks analizza come la vita professionale e personale di un dipendente di General Electric cambi significativamente nel corso del tempo in relazione alle evoluzioni interne dell'azienda e alle dinamiche del mercato. L'autore pone l'accento sulle sfide e le opportunità che derivano da una carriera all'interno di una grande azienda come GE. Il personaggio centrale. Il capitolo segue la carriera di un dipendente di lungo corso di General Electric, che chiamiamo John per comodità. John inizia la sua carriera in GE negli anni 50, quando l'azienda è in piena espansione e offre numerose opportunità di crescita professionale. Fase iniziale della carriera.
Quando John entra in GE, la cultura aziendale è fortemente orientata alla lealtà e alla stabilità del lavoro. I dipendenti come John beneficiano di un ambiente relativamente stabile, con buone opportunità di formazione e avanzamento. John si dedica a migliorare le sue competenze tecniche e manageriali, sperando in una carriera lunga e fruttuosa all'interno della stessa azienda. Trasformazioni aziendali. Negli anni 60 e 70, GE attraversa diverse trasformazioni strutturali e strategiche. L'azienda inizia a diversificare le sue operazioni e a spostare l'attenzione verso l'innovazione tecnologica e l'efficienza operativa. Brooks descrive come queste trasformazioni abbiano un impatto diretto sui dipendenti. Ad esempio, GE introduce nuove tecnologie e processi produttivi che richiedono ai lavoratori di acquisire nuove competenze rapidamente. Adattamento e resilienza. John, come molti altri dipendenti, deve adattarsi a questi cambiamenti. Partecipa a programmi di formazione continua e assume nuovi ruoli per rimanere rilevante nell'organizzazione. Brooks sottolinea l'importanza della flessibilità e della capacità di adattamento nel mondo del lavoro moderno. John riesce a reinventarsi più volte, passando da ruoli tecnici a posizioni di gestione e leadership. Impatto personale e professionale. La carriera di John non è priva di sfide personali. Le continue trasformazioni aziendali, le ristrutturazioni e le pressioni per la performance creano stress e incertezza. Brooks descrive come John e la sua famiglia affrontano questi cambiamenti, cercando di bilanciare le esigenze professionali con quelle personali. La lezione che emerge è l'importanza di una mentalità resiliente e di una rete di supporto sia all'interno che all'esterno del lavoro. Lezioni apprese. Attraverso l'esperienza di John, Brooks evidenzia diverse lezioni chiave. Flessibilità e adattamento. La capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti è cruciale per il successo professionale. Formazione. Continua. Investire nella propria formazione e aggiornare costantemente le proprie competenze è essenziale in un mercato del lavoro in evoluzione. Equilibrio. Vita-lavoro. Bilanciare le esigenze professionali con la vita personale è fondamentale per il benessere a lungo termine. L'esperienza di John in General Electric rappresenta un microcosmo delle sfide e delle opportunità che i lavoratori affrontano in un mondo aziendale in continua evoluzione. Brooks utilizza questo esempio per illustrare come le trasformazioni aziendali influiscano profondamente sulla vita dei dipendenti, mettendo in luce la necessità di adattamento, resilienza e formazione continua. Capitolo 9. Stockholder Season. Nel 9° capitolo vengono esplorate le assemblee annuali degli azionisti, con un focus particolare su General Motors, GM. Brooks offre un'analisi dettagliata delle dinamiche tra gli azionisti e il management durante queste riunioni, descrivendo un esempio significativo che illustra le tensioni tra il controllo aziendale e la gestione delle politiche aziendali. Esempio, le assemblee degli azionisti di General Motors. Negli anni 50 e 60, le assemblee degli azionisti di General Motors erano eventi molto attesi e seguiti. GM, essendo una delle più grandi e influenti aziende del mondo, attirava una vasta gamma di azionisti, dai piccoli investitori ai grandi fondi istituzionali. Le proposte degli azionisti. Brooks descrive un'assemblea in particolare dove un azionista, l'avvocato Lewis D. Gilbert, propose diverse risoluzioni che miravano a migliorare la trasparenza e la responsabilità del management di GM. Tra le proposte c'erano richieste di maggiore divulgazione delle informazioni finanziarie e una maggiore rappresentanza degli azionisti nel consiglio di amministrazione. Reazioni del management. Il management di GM, guidato dal presidente Alfred P. Sloan, reagì con fermezza alle proposte di Gilbert. Brooks descrive come Sloan e gli altri dirigenti resistettero a queste iniziative, sostenendo che la gestione della società doveva rimanere nelle mani di professionisti esperti e non essere influenzata eccessivamente dagli azionisti.
L'assemblea. Durante l'assemblea, le proposte di Gilbert furono discusse e votate. Nonostante il fervore con cui furono presentate, le risoluzioni non passarono. Tuttavia, l'evento mise in luce le diverse visioni su come una grande azienda dovrebbe essere gestita e quanto controllo gli azionisti dovrebbero avere sulle decisioni aziendali. Implicazioni e lezioni. Trasparenza e responsabilità. Le proposte di Gilbert evidenziarono l'importanza della trasparenza e della responsabilità nella gestione aziendale. Anche se non ebbero successo immediato, sollevarono questioni rilevanti che avrebbero continuato a influenzare il dibattito sulla governance aziendale. Equilibrio di potere. L'assemblea mostrò la tensione tra il bisogno di un management esperto e l'esigenza di rappresentanza degli azionisti. Questo equilibrio di potere è cruciale per il funzionamento sano di un'azienda pubblica. Rappresentanza degli azionisti. L'evento illustrò le sfide e le difficoltà che gli azionisti affrontano nel cercare di influenzare le politiche aziendali, specialmente in grandi conglomerati come GM. L'esempio delle assemblee degli azionisti di GM serve a Brooks per evidenziare come le interazioni tra azionisti e management possano modellare il futuro di un'azienda. Le dinamiche descritte da Brooks mostrano l'importanza delle assemblee annuali come forum per il dialogo e il confronto, anche se i risultati non sono sempre quelli sperati dagli azionisti attivisti. Capitolo 10. One Free Bite. Il 10° capitolo tratta il caso della Texas Gulf Sulphur Company, TGS, un esempio emblematico di insider trading e delle sue conseguenze legali ed etiche. Brooks analizza in dettaglio il famigerato episodio del 1968, in cui i dirigenti della TGS furono accusati di aver sfruttato informazioni riservate per trarre vantaggio sul mercato azionario. Esempio: il caso di insider trading della Texas Gulf Sulphur. Nel novembre del 1963, Texas Gulf Sulphur scoprì un ricco giacimento di minerali di rame, zinco e argento vicino a Timmins, in Ontario, Canada. Questa scoperta era estremamente promettente e potenzialmente molto redditizia. Tuttavia, l'azienda decise di mantenere segreta la scoperta per il momento, allo scopo di acquisire i diritti di proprietà del terreno circostante prima che la notizia diventasse pubblica. Azioni dei dirigenti. Mentre la scoperta era ancora segreta, diversi dirigenti e dipendenti della TGS iniziarono ad acquistare azioni della compagnia, anticipando un futuro aumento del prezzo delle azioni una volta che la scoperta fosse stata annunciata. Questi acquisti furono fatti senza rivelare al pubblico le informazioni privilegiate di cui disponevano. Annuncio pubblico e conseguenze. Il 16 aprile 1964, Texas Gulf Sulphur rese pubblica la scoperta del giacimento minerario attraverso un comunicato stampa. Come previsto, il prezzo delle azioni della compagnia aumentò significativamente. Tuttavia, la Securities and Exchange Commission, SEC, notò un'attività di trading insolita nelle settimane precedenti l'annuncio e avviò un'indagine per determinare se vi fosse stato insider trading. Indagine e processo. La SEC portò il caso in tribunale, accusando i dirigenti della TGS di aver violato le leggi sul trading con informazioni privilegiate. Il processo divenne uno dei casi più importanti e seguiti dell'epoca riguardanti l'insider trading. Durante il processo emerse che i dirigenti coinvolti avevano agito consapevolmente, utilizzando informazioni riservate per ottenere profitti personali. Verdetto e implicazioni. Il tribunale stabilì che i dirigenti della TGS avevano effettivamente violato le leggi sul trading con informazioni privilegiate e furono condannati. Questo caso segnò un punto di svolta nella regolamentazione del mercato azionario e nella protezione degli investitori, stabilendo un precedente legale che avrebbe influito su future legislazioni e azioni della SEC. Lezioni apprese. Brooks usa il caso della Texas Gulf Sulphur per evidenziare diverse lezioni chiave. Importanza della trasparenza. La necessità di trasparenza
nelle operazioni di mercato per mantenere la fiducia degli investitori. Regolamentazione e vigilanza. L'importanza della regolamentazione e della vigilanza per prevenire pratiche scorrette e proteggere l'integrità del mercato. Responsabilità. Etica. La responsabilità. Etica dei dirigenti aziendali nel gestire informazioni sensibili e nel prendere decisioni che non danneggino la fiducia del pubblico. L'episodio della Texas Gulf Sulphur illustra come le decisioni prese in segreto possano avere enormi ripercussioni legali e morali. Brooks offre un'analisi dettagliata del caso, mettendo in luce l'importanza di un comportamento etico e trasparente nel mondo degli affari e le conseguenze negative dell'insider trading. Capitolo 11. Who could top this? Il capitolo esplora la feroce concorrenza tra i broker di Wall Street negli anni 60. Un esempio significativo citato da John Brooks è la competizione tra le società di intermediazione finanziaria per attrarre e mantenere clienti, in particolare attraverso l'introduzione di nuove strategie di marketing e innovazioni nei servizi finanziari. Esempio: la concorrenza tra i broker e l'introduzione di nuove strategie. Negli anni 60, Wall Street era un ambiente altamente competitivo, con numerosi broker che cercavano di distinguersi per attirare una clientela sempre più esigente. Il mercato stava crescendo rapidamente e la concorrenza spingeva le aziende a trovare modi innovativi per guadagnare quote di mercato. Le strategie di marketing. Uno degli esempi dettagliati forniti da Brooks riguarda la società di intermediazione finanziaria Goodbody & Co., una delle più antiche e rispettate firme di Wall Street. Per competere efficacemente, Goodbody decise di investire pesantemente in pubblicità e marketing, un approccio relativamente nuovo per i broker dell'epoca. Esempi specifici. Pubblicità televisiva, Goodbody & Co. Fu tra le prime società a utilizzare la pubblicità televisiva per promuovere i propri servizi. Questo era un passo rivoluzionario, poiché la pubblicità televisiva era considerata un mezzo costoso e rischioso per le società finanziarie. Tuttavia, Goodbody credeva che raggiungere un pubblico più ampio avrebbe aumentato la loro base di clienti. Campagne pubblicitarie. La società lanciò una serie di campagne pubblicitarie innovative e accattivanti, con slogan mirati e messaggi che enfatizzavano l'affidabilità e la competenza di Goodbody. Queste campagne avevano l'obiettivo di costruire un'immagine di fiducia e di autorità nel settore finanziario. Risultati e implicazioni. Le strategie di marketing aggressive e innovative di Goodbody portarono inizialmente a un aumento significativo della visibilità e del numero di clienti. Tuttavia, la spesa massiccia in pubblicità e marketing creò anche pressioni finanziarie sull'azienda. La concorrenza aumentò ulteriormente, con altre società che adottarono tattiche simili, portando a una escalation di costi e a un ambiente di mercato ancora più competitivo. Lezioni apprese. Brooks usa l'esempio di Goodbody & Co. per illustrare diverse lezioni importanti. Innovazione nel marketing. L'introduzione di nuove strategie di marketing può offrire vantaggi competitivi, ma deve essere bilanciata con una gestione attenta dei costi. Rischi e ricompense. Le scelte innovative, come la pubblicità televisiva, possono portare a grandi ricompense, ma comportano anche rischi significativi, specialmente in un settore conservativo come quello finanziario. Pressione della concorrenza. In un mercato competitivo, le aziende devono continuamente adattarsi e innovare per rimanere rilevanti. Tuttavia, la concorrenza spietata può portare a comportamenti rischiosi e a decisioni finanziarie insostenibili. L'esperienza di Goodbody & Co. dimostra come la competizione tra i broker di Wall Street negli anni 60 portò a una serie di innovazioni nel marketing e nei servizi finanziari. Brooks mostra come queste strategie innovative abbiano plasmato il settore e le implicazioni a lungo termine per le aziende
che cercavano di mantenere un vantaggio competitivo. Capitolo 12. The Impacted Philosophers. Il 12° capitolo racconta la storia della Goodrich Company, azienda produttrice di pneumatici, e la causa legale per il disastro del pneumatico che coinvolse l'azienda. Questo episodio mette in luce le conseguenze delle decisioni aziendali, le complessità della gestione del rischio e le ripercussioni legali e reputazionali. Esempio: il caso della Goodrich e il disastro del pneumatico. Negli anni 60, Goodrich, una delle principali aziende produttrici di pneumatici negli Stati Uniti, decise di sviluppare un nuovo tipo di pneumatico per aerei militari. Questo progetto ambizioso mirava a rivoluzionare il settore con un prodotto innovativo che avrebbe dovuto offrire migliori prestazioni e sicurezza. Sviluppo del pneumatico. Il nuovo pneumatico, destinato all'aereo da caccia F-111 della US Air Force, venne progettato per resistere a velocità e carichi elevati. Tuttavia, durante il processo di sviluppo, emersero problemi tecnici significativi. Brooks descrive come i test iniziali rivelarono gravi difetti strutturali, con i pneumatici che spesso esplodevano sotto stress. Reazione dell'azienda. Nonostante i problemi evidenziati dai test, la dirigenza di Goodrich decise di continuare con il progetto. L'azienda sperava di risolvere i problemi tecnici in tempo per rispettare le scadenze contrattuali. Brooks sottolinea come la pressione per soddisfare le aspettative del cliente e la paura di perdere il contratto influenzarono la decisione di procedere con un prodotto difettoso. Il disastro. Il disastro avvenne durante una dimostrazione pubblica del nuovo pneumatico. Durante il test, uno dei pneumatici esplose, causando gravi danni e mettendo a rischio la vita dei piloti. Questo incidente attirò immediatamente l'attenzione dei media e delle autorità, portando a un'indagine approfondita sui problemi del pneumatico e sulle decisioni aziendali che avevano portato al disastro. Conseguenze legali e reputazionali. L'indagine rivelò che Goodrich aveva ignorato i risultati dei test negativi e aveva messo a rischio la sicurezza per rispettare le scadenze contrattuali. L'azienda affrontò gravi ripercussioni legali, tra cui cause civili e penali, e dovette affrontare una significativa perdita di reputazione. Brooks descrive come i dirigenti cercarono di difendere le loro azioni, ma la documentazione emersa durante l'indagine mostrò chiaramente la negligenza e la mancanza di trasparenza. Lezioni apprese. Gestione del rischio. L'esempio della Goodrich mette in evidenza l'importanza della gestione del rischio e della necessità di dare priorità alla sicurezza rispetto alle pressioni commerciali. Trasparenza e integrità. La trasparenza e l'integrità sono fondamentali nelle decisioni aziendali. Ignorare i problemi e nascondere informazioni può portare a conseguenze devastanti. Responsabilità. Aziendale. Le aziende devono assumersi la responsabilità delle loro azioni e decisioni, soprattutto quando queste influenzano la sicurezza e la fiducia del pubblico. Il caso della Goodrich e del disastro del pneumatico illustra come le decisioni aziendali possono avere ripercussioni profonde e durature. Brooks utilizza questo esempio per evidenziare le lezioni cruciali sulla gestione del rischio, la responsabilità e l'importanza di mantenere elevati standard etici e professionali nel mondo degli affari. Conclusioni. Business Adventures di John Brooks è una lettura essenziale per chiunque sia interessato alle dinamiche del mondo degli affari. Attraverso una serie di 12 saggi, Brooks esplora eventi cruciali della storia economica americana, offrendo non solo una cronaca dettagliata, ma anche lezioni profonde e durature su come funzionano le aziende, i mercati e l'economia in generale. Business Adventures è un'opera che continua a essere rilevante anche decenni dopo la sua pubblicazione. Le storie di Brooks sono un promemoria delle sfide e delle opportunità che caratterizzano il mondo degli affari. Mentre i dettagli tecnici e le circostanze specifiche possono cambiare,
I principi fondamentali e le lezioni rimangono applicabili. Questa è la pagina di Books for Growth e vi ringraziamo per aver ascoltato la puntata. Se vi è piaciuta questa storia, vi invitiamo caldamente a mettere un like a questa pagina per supportare il nostro progetto. Grazie. A presto!